Buongiorno a voi, sono Mauro Banfi, osteopata, mi occupo di performance e di assistenza performance pre-palco e dopo palco. Vi do oggi una sequenza molto facile, però molto utile, di check, di controllo della vostra struttura biomeccanica da effettuare prima di salire sul palco, per osservare se ci sono tutti gli elementi che concorrono a darvi un'ottima fisiologia per produrre un ottimo suono nel loro giusto stato. Quindi è una sequenza molto facile dedicata alla valutazione della parte mandibolare, della parte cervicale e della respirazione. Ok? Partiamo subito. Check del tratto cervicale. Dunque, è molto importante assicurarsi che il tratto cervicale alto sia molto libero da problematiche. Quindi assicuratevi di avere capacità di fare questo movimento e questo movimento osservando un punto fisso davanti a voi senza avere giramenti di testa, senza avere la necessità di chiudere gli occhi. Questa è una cosa molto importante che frequentemente mette in relazione delle rigidità del collo con il controllo posturale. Ok? Se avete la possibilità di fare dei piccoli sì e dei piccoli no, osservando un punto fisso davanti a voi, questo sistema quantomeno non è perturbato in maniera evidente. Secondo check dal punto di vista cervicale. Provate a fare un'inclinazione della testa verso la spalla opposta, verso la spalla, lateralmente, e poi dalla parte opposta. Se vi trovate in una situazione di avere dolore piegandovi lateralmente, dovete cercare di lavorare un pochettino di più sul vostro tratto cervicale. Quindi c'è una limitazione cervicale. Perché? Perché l'inclinazione è un'operazione biomeccanica un po' complicata per il tratto cervicale che, se non è in una situazione di libertà articolare su tutti i suoi livelli, può essere leggermente limitata o leggermente infastidita. Quindi se vi trovate lateralmente limitati o avete dolenzie e fastidi, quello è un punto debole che dovete trattare, e quindi cercate di fare degli esercizi di allungamento, di mobilizzazione del tratto cervicale, ma questo sarà in un prossimo video. Terza cosa, importantissimo, il check della parte mandibolare. La parte mandibolare è fondamentale, si spera che prima di andare sul palco voi facciate del riscaldamento vocale, quindi prima di tutto il lip trill, lavori di vocalizzi, eccetera, un lavoro sulla lingua, eccetera, che voi conoscete benissimo se siete dei performers di alto livello, altrimenti andateveli a cercare. Per quanto riguarda la mandibola è fondamentale cercare di avere una libertà di apertura. Provate a prendere due dita e cercare di mettere tra gli incisivi, aprire. Se avete libertà per queste due dita e riuscite addirittura ad avere una terza nocca delle dita all'interno dei vostri incisivi, vuol dire che il vostro sistema mandibolare quantomeno non è limitato per quanto riguarda la muscolatura masticatoria. La muscolatura masticatoria è formata da muscoli che vi tengono chiusi, in particolare i denti, quindi, e creano talvolta, se ci sono delle patologie o delle disfunzioni, la limitazione nell'apertura. Fondamentale però l'apertura se siete dei cantanti, degli speaker, degli attori. Quindi se vi trovate limitati dovrete fare degli esercizi per rilassare la muscolatura masticatoria. Andrete a vedervi poi i video. Per quanto riguarda poi il tratto cervicale, il tratto, fonatorio, dovete assolutamente avere fatto del riscaldamento vocale in precedenza. Per quanto riguarda le cose invece dal punto di vista biomeccaniche, potete aiutare la laringe a salire e a scendere. Cosa fate? Potete mettere una mano nella parte bassa della laringe e, guardando verso l'alto, accompagnarla. Se si creano delle tensioni a livello del tratto laringeo o sentite dei fastidi muscolari, siete in una situazione muscolarmente retratta. Andatevi a vedere il video sul rilassare la laringe, cercate di trovarlo nella lista dei vari video, ci sono diversi esercizi per questo. Idem per quanto riguarda l'abbassamento. Portate la mano a livello del pavimento della bocca, molto posteriormente, abbassate la laringe, abbassate la vostra mandibola e la vostra testa e poi gradualmente tirate verso l'alto. Se avete dei fastidi sottomandibolari o dei fastidi sulla laringe, anche qui significa che ci sono delle tensioni muscolari,
anche qui potete andare di nuovo a cercarvi dei video sul rilassamento della mandibola oppure anche sul rilassamento dei muscoli laringei, rilassate la laringe, ok? Fondamentale per quanto riguarda invece le spalle, cercate di fare un bel respiro guardandovi allo specchio e durante la respirazione cercate di capire se avete una grande mobilità delle spalle oppure se le vostre spalle rimangono verso il basso o comunque normali in questo modo come le mie. Se io faccio una bella respirazione ampia a livello diaframmatico, cioè di pancia, non dovrei ingranare troppo le spalle. Se avete invece una respirazione di questo tipo, dobbiamo cercare di rilassare il più possibile, spesso dovuto allo stress, spesso dovuto al mantenimento di tensioni inutili durante il pattern respiratorio e quant'altro. Ok? Su questo lavoreremo poi. Allora, questa è una piccola tip per quanto riguarda il controllo pre-palco, quindi check a livello cervicale, check a livello mandibolare, check veloce a livello laringeo e controllo della posizione delle spalle. È fondamentale che voi vi controlliate prima di salire sul palco. Se avete necessità poi di essere trattati, fate un check in studio, vi aspetto perché è importante che il vostro strumento sia sempre al top. Ciao!